Coscienza, l'ultima frontiera. Prima di affrontare questo tema, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco ed iscriviti al mio nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Allora, che cos'è la coscienza? Noi abbiamo fondamentalmente la mente che è suddivisa in tre parti. La nostra sfera cognitiva logico-razionale è una parte, la nostra sfera emozionale è la seconda parte e queste due sfere sono sempre in perenne lotta, contrasto tra loro. Questo contrasto può essere più o meno forte, ma esiste sempre. Perché esiste questo contrasto? Questo contrasto esiste perché abbiamo una sfera logica che recepisce le emozioni come potenzialmente negative. Abbiamo una parte logico-razionale che ha degli obiettivi di tranquillità. Poi abbiamo invece una seconda sfera, una seconda parte, che è la nostra parte emozionale, che invece ha obiettivi completamente opposti. La nostra parte emozionale va alla ricerca del piacere, va alla ricerca di quelle che sono le condizioni piacevoli per noi, emotivamente piacevoli. E allora cosa succede? Succede che anche per la parte logica va bene il piacere, se però è allineato al codice etico genitoriale, all'educazione che ci hanno dato. E spesso questo codice etico genitoriale non è che ci fa tanto i nostri, come dire, è a nostro vantaggio. Talvolta il codice etico genitoriale è a nostro svantaggio. Soprattutto per il fatto che i nostri genitori, inconsapevolmente, a fin di bene, hanno tentato di imporre il loro punto di vista proprio lì dove loro stessi hanno fallito. Cioè, paradossalmente ti danno dei consigli dove loro stessi hanno fallito. Lo fanno a fin di bene. Lo fanno perché vogliono evitarti le sofferenze che hanno vissuto loro. Però è evidente che come fai a farti consigliare da uno che ha perso proprio in quell'area? Sarebbe come far allenare una squadra di calcio da un allenatore che è stato sconfitto sempre. E allora cosa succede? Succede che questi codici etici, per carità, possono essere interessanti, possono essere belli, ma si scontrano con le esigenze della parte emotiva. E allora avviene uno scontro. E queste due forze, queste due energie, queste due propulsioni si contendono la piazza a colpi di coercizione da parte della sfera emotiva e di compulsione da parte della sfera, coercizione da parte della sfera logica e di compulsione da parte della sfera emotiva. Questa guerra è una guerra nefasta perché ci distonizza, ci rende divisi, non ci rende integrati come persone. E allora esiste un'entità superiore, che è la nostra coscienza. Ma che cos'è questa entità superiore? Siamo noi stessi, l'elaborazione, la nostra essenza profonda che si manifesta. Cioè perlomeno dovrebbe essere la nostra essenza profonda che si manifesta, è quella parte che deve scegliere. È un po' come l'arbitro, deve prendere in esame entrambe le, come dire, opzioni, quella logica e quella emotiva, e dovrebbe mediare tra queste per farci diventare integrati. Quindi la coscienza dovrebbe essere il mediatore, quella parte che fa da filtro, che ci aiuta nella scelta. Dovrebbe essere la nostra essenza. Spesso però succede una cosa, succede che questa coscienza ce la rubano. Noi deleghiamo agli altri quali sono le scelte giuste per noi. La coscienza viene rubata da chi? La coscienza viene rubata
da persone che ci condizionano, ad esempio, da persone che noi riteniamo amici, ma che di fatto ci condizionano. E perché ci facciamo rubare la coscienza? Beh, un po' per questioni culturali, deleghiamo a qualcun altro, un po' perché non siamo in grado, non siamo stati abituati a prendere decisioni. E allora la nostra voce interiore, che è la nostra coscienza, inizialmente smette di parlare quando gliela rubi e fai quello che, come dire, patteggi magari per la parte logico-razionale. E allora poi magari diventano delle voci, viene percepita come parte estranea, non ci rendiamo conto che in realtà siamo noi stessi. E dovremmo imparare questo. La coscienza è l'ultima frontiera che ci può portare alla felicità. Ma noi dobbiamo riappropriarci di quel sesto senso che è dentro di noi, che ha tutte le risposte, che non deve né patteggiare né per la parte logica né per la parte emotiva, ma deve avere la forza di integrare entrambe, deve avere la forza di prendere atto che queste due forze hanno entrambe le loro ragioni, ma nessuna ha completamente ragione. La coscienza è il nostro sé più profondo che deve unire queste due parti, non deve contribuire a dividerle, non deve essere l'arbitro cornuto che patteggia per una fazione anziché per l'altra. E per cultura di solito patteggiamo sempre per la parte logica, mai per la parte emotiva. E questo è il vero problema. Quindi noi dobbiamo riappropriarci del nostro benessere e cercare di fare quello che non facciamo mai di solito, cioè creare un'alleanza, una potente alleanza tra le nostre sfere interiori, tra la nostra sfera logica e la nostra sfera emotiva, dando alla nostra sfera logica la capacità di elaborare le strategie specializzate in questo è la sfera logica, ma la parte emotiva ha la forza, la parte emotiva è l'esercito, la parte emotiva ha una sua intelligenza. La coscienza, cioè noi stessi, intanto dobbiamo essere noi stessi, non dobbiamo delegare a qualcun altro, non dobbiamo chiedere a qualcun altro, fosse anche nostra madre, nostro padre, nostro fratello, il nostro partner, non dobbiamo chiedere a nessuno che cosa è giusto per noi e non dobbiamo lasciarci condizionare dai cliché, non dobbiamo lasciarci condizionare da situazioni negative, nefaste o comunque che non siano finalizzate al nostro piacere, al nostro benessere. Il contenzioso dobbiamo regolarlo tra noi, dobbiamo avere questa forza, dobbiamo avere questa capacità. È davvero importante questo perché ci permetterà di fare un salto quantico, ci permetterà di rendere la coscienza, identificarci noi con la coscienza, questa nostra parte che esiste, che ha molto potere, che però deve essere aiutata a, come dire, sia dalla sfera emotiva sia dalla sfera logica. Anzi, potremmo dire che la coscienza è l'integrazione della sfera emotiva e della sfera logica. Dovrebbe esserlo, ma lo può essere soltanto se non lo deleghiamo a qualcun altro. Se noi ci creiamo il nostro modo comportamentale basato su noi stessi, sull'autoreferenzialità, senza chiedere costantemente ad altre persone, senza chiedere costantemente a chi di fatto poi fa i suoi interessi e non i nostri. Allora riappropriamoci di questo potere, riappropriamoci di questa forza, riappropriamoci di questa forza molto importante che noi abbiamo e che dobbiamo fare nostra, altrimenti sentiremo le voci, sentiremo voci estranee che ci diranno cosa fare e la coscienza diventerà un nemico. Invece no, dobbiamo essere noi siamo la coscienza se ci lasciamo identificare con essa e potremo in questo modo creare quell'armonia interiore che ci permetterà di raggiungere qualunque traguardo, nessuno escluso. La coscienza è davvero l'ultima frontiera
Per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco, iscriviti al canale e iscriviti al mio nuovo canale Felicità Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!